Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo nella coloratissima Thailandia per preparare un piatto veramente famoso, tipico del nord-est di questo paese, il famoso Isan. Sto parlando del Swarong Hai, ovvero la Crying Tiger Steak, la bistecca della tigre che piange, ovvero una bistecca marinata e grigliata al sangue, accompagnata da una deliziosa salsa equilibrata nei sapori e dello sticky rice, il famoso riso glutinoso. Come ho appena detto, questo piatto è tipico del nord-est della Thailandia, solo che nella versione originale viene utilizzato il petto di manzo, mentre io utilizzerò il controfiletto. Ci sono molte dicerie sull'origine del nome pomposo di questa ricetta, Crying Tiger Steak, la bistecca della tigre che piange. Alcune dicono che si chiama così per via del tipo di taglio della carne che assomiglia un po' alle striature del mantello della tigre. Altre dicono invece che è talmente buona da far piangere anche le tigri, mentre altre dicono che il nome deriva dal fatto che la carne, essendo cotta al sangue, perde un po' di liquido che sembrerebbe le lacrime di una tigre. Qualunque sia l'origine del suo nome, questa ricetta resta comunque veramente deliziosa e facile da fare. In compenso gli ingredienti, come al solito, sono gli originali thailandesi, quindi non sempre facili da trovare. Andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per la salsa avremo bisogno di 3 cucchiai di salsa di pesce, mezzo cucchiaio di succo di lime, un cucchiaio di concentrato di tamarindo, 2 cucchiai di zucchero di palma o di canna, un cucchiaino di peperoncino in polvere, 2 cucchiai di coriandolo tritato, un piccolo scalogno affettato sottilmente e un cucchiaio di riso glutinoso. Per la carne avremo bisogno di 2 bistecche di controfiletto di circa 200 g l'una, un cucchiaio di salsa d'ostriche, un cucchiaio di zucchero di canna, un cucchiaio di salsa di pesce, un goccio di olio di semi e pepe nero quanto basta. Infine, per il riso e la guarnizione avremo bisogno di 160 g di riso glutinoso e un po' di verdure crude miste per decorare. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del riso, la preparazione della salsa, la preparazione della carne e per finire l'impiattamento. Cominciamo la ricetta mettendo in ammollo il riso glutinoso per circa un'ora. Passato questo tempo, scoliamolo e posizioniamolo su un cestello in bambù ricoperto con un'etamina, posto sopra una pentola di acqua bollente. Distribuiamolo quindi in modo uniforme su tutta la superficie, lasciando dei piccoli spazi per far passare il vapore. A questo punto copriamo e lasciamo cuocere al vapore per circa 20 minuti. Passato questo tempo, il riso sarà diventato traslucido e molto appiccicoso. Lasciamolo tranquillamente al caldo fino al momento dell'utilizzo. Prepariamo ora la salsa. Scaldiamo un pentolino e mettiamoci dentro la salsa di pesce. Aggiungiamo quindi lo zucchero di palma e mescolando facciamo sciogliere dolcemente. Una volta lo zucchero sciolto, spegniamo la fiamma e raffreddiamo con succo di lime e concentrato di tamarindo. Aggiungiamo quindi anche il peperoncino in polvere e mescoliamo bene il tutto. Una volta fatto, lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Nel frattempo, scaldiamo una padellina e aggiungiamo il riso glutinoso. Facciamolo tostare a secco mescolandolo per qualche minuto. Quando il riso avrà assunto un colore dorato, sarà pronto. Lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente. A questo punto posizioniamo il riso tostato in un mortaio e cominciamo a pestarlo lentamente per ottenere una polvere fina. Una volta terminato, riserviamo la polvere di riso tostato a parte. Aggiungiamo ora gli ingredienti appena ottenuto alla salsa precedentemente raffreddata, uniamo lo scalogno affettato, il coriandolo tritato e mescoliamo bene il tutto in modo da amalgamare gli ingredienti. Fatto questo, la salsa è pronta, lasciamola riposare per circa mezz'ora a temperatura ambiente. Prepariamo ora la carne cominciando dalla marinata. Aggiungiamo in una tazza lo zucchero di canna e la salsa di pesce. Mescoliamo bene in modo da diluire lo zucchero. Fatto questo, aggiungiamo la salsa d'ostriche e mescoliamo bene il tutto per ottenere la nostra marinata. Distribuiamola quindi sulle 2 fette di carne, spalmiamola bene con le mani in modo che tutta la carne sia ben ricoperta. Fatto questo, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per circa un'ora. Scaldiamo ora una padella antiaderente e aggiungiamo un goccio di olio.
Con l'utilizzo di un pennello distribuiamolo bene su tutta la superficie. Una volta ben caldo aggiungiamo la nostra carne. Cospargiamola di pepe nero macinato al momento e lasciamola cucinare per circa 2 minuti. Passato questo tempo, giriamola, cospargiamola di altro pepe macinato e terminiamo la cottura per altri 2 minuti. Fatto questo, togliamo la carne dalla padella, posizioniamola su una griglia e lasciamola riposare 1 minuto. Dopo aver posizionato la carne in un tagliere, con l'utilizzo di una lama ben affilata, tagliamo la bistecca in fette molto sottili e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Cominciamo col disporre le verdure in un lato del piatto. Possiamo utilizzare qualsiasi verdura cruda, magari tagliata in modo decorativo e dai colori diversi, in modo da ottenere un bel effetto cromatico. Aggiungiamo quindi il nostro riso glutinoso, la carne tagliata e disposta a ventaglio in modo ordinato e per finire la nostra salsa speziata. E la nostra Crying Tiger Steak, la bistecca della tigre che piange, è pronta ad essere degustata. Shentan Hai, Aroi Krap, buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa buonissima ricetta, la bistecca della tigre che piange, che come avete visto è molto semplice da realizzare. Si tratta di una tagliata marinata, ok, accompagnata da una particolare salsa composta da ingredienti thailandesi. L'utilizzo del controfiletto cotto in questo modo, come avete capito, è una versione piuttosto occidentalizzata, ma non per questo meno buona. Non serve che vi dica ovviamente che la cottura della carne va a gusti, anche se la ricetta originale richiede una carne al sangue, e che l'utilizzo di verdura cruda come accompagnamento non è obbligatoria, ma è chiaramente molto consigliata perché accompagna perfettamente in modo molto fresco questo tipo di pietanza. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, non perdete tempo, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono ovviamente sempre qui per voi, come al solito, con una nuova ricetta. Ciao a tutti!